Ciao amici, stamattina vi chiamo amici perché quello che farò stamattina è veramente una puntata di sfogo. Qui ho bisogno di qualcuno che che mi stia ad ascoltare senza dare feedback, perché il feedback che potrei ricevere probabilmente non mi stabilizzerebbe più di tanto. Sono giorni duri, sono giorni duri sia a livello personale che a livello lavorativo. Dove a livello lavorativo è il livello lavorativo di Altimedia, perché per il resto, oh Madonna santa, che bella accelerazione! Per il resto, sul mio primo lavoro da regista, le cose vanno molto bene. Stamattina non volevo registrare, mi ficco i miei AirPods proprio da plutocrate, sì, ma sono AirPods di 18 generazioni fa, e mi ascolto qualcosa. Probabilmente mi sarei ascoltato anche della musica, solo che boh, non li trovo più. Credo di averli lasciati nell'altro giubbotto. E, e allora ho passato i primi 15 minuti di questo viaggio tra la casa e l'ufficio nel silenzio più totale, e stavo pensando delle cose brutte. E non è bello quando pensi alle cose brutte. Allora mi sono detto, se non chiacchiero un po', rimango invischiato nelle mie cose brutte. Ecco, qui finalmente abbiamo abbassato l'intensità luminosa a livelli più o meno accettabili. E poi ho pensato che la cosa bella di tutto questo ambaradan, con questa scheda, con l'iPhone nuovo, con questo microfono e con iStop RX11, è che adesso veramente queste puntate che faccio in auto, hanno un audio molto pulito. Cioè, non sembra neanche di essere in automobile. Se io penso a come erano queste cose, i primi tempi, quando tenevo in mano il telefono così per registrare, e dove siamo arrivati adesso c'è un abisso. Un abisso coadiuvato dall'intelligenza artificiale, perché sì, l'intelligenza artificiale aiuta. Perché sei giù dal punto di vista personale, Raccuglia, non ve lo dico. Sono tremendamente affari miei, però è un periodo emotivamente difficile per me. Poi magari ci siete passati tutti quanti voi e va bene, eh, io non riesco a fare quello che ha la faccia figa, figa, figa e intanto parla. Sì, la maggior parte delle volte quando vedete le puntate non sono felice, però almeno non si vede. Adesso oggi sono particolarmente stanco perché e ve lo racconto a voi perché voi siete il mio pubblico italiano e di conseguenza state in questa sorta di bolla di cui frega poco a tutto il resto del mondo, soprattutto al resto del mondo ufficiale. Cioè, io potrei dire delle cose terribili sui miei colleghi, sui miei soci, sui miei capi, sui miei clienti, nessuno ascolterebbe sta roba qua. Mi ascoltate voi per qualche motivo che io non so. Per cui va bene. Tra l'altro nelle ultime settimane probabilmente avete sentito o visto una puntata ogni 4 giorni, invece, cioè due puntate a settimana, invece che una settimana perché sono stato molto prolifico e va bene così. Avrei potuto pianificare da qui fino a giugno, ma poi le cose diventano vecchie, allora tanto vale anticipare un pochettino. Vi ho detto che gli americani sono tornati all'attacco dicendo ok, quando vuoi siamo pronti, e ieri mi è arrivata un'email che ho letto male, non l'ho letta molto bene perché ieri mi sono preso una giornata di distacco, ho dato una mano a mia moglie, cioè ne ho approfittato che devo andare dal dottore che mi ha sdrenato. Il dottore della schiena mi ha sdrenato, ho passato il resto della giornata con dei dolori allucinanti e non avevo proprio voglia di accendere il telefono. Ho visto qualcosa molto velocemente, ma non tanto. La realtà è che questa applicazione a uno degli americani non piace l'interfaccia. E io gli ho detto, facciamo un lancio soft, facciamo così. Loro mi hanno detto, no, no, noi vogliamo venderla con te, però io mi sono detto, cioè, o la vendiamo e la vendiamo così, o non la vendiamo e me la vendo per i cazzi miei. Se faccio il conto di quanto tempo ho impiegato nello sviluppo di quest'app, cioè la cifra che mi sono dato mensile X moltiplicata per i 12 mesi di sviluppo, potremmo anche fare 10 perché per 2 mesi non l'ho proprio toccata perché ho fatto altro, tra cui Best Frame. Ecco, se io moltiplico sta cifra, cioè diventa un numero talmente alto che non ci crede nessuno che arriverà mai la possibilità di arrivarci. Cioè, nel senso, comunque quest'app sarà comunque in perdita. Pubblicarla è semplicemente cercare di minimizzare le perdite in termini di tempo e di energia. Poi sì, ho imparato delle cose pazzesche, però la giustificazione sì, sono andato in perdita di soldi, però ho imparato delle cose, sì, però che palle, cioè, nel senso preferirei non aver imparato un cacchio e aver guadagnato qualcosina in più, no? Anche perché poi comunque si impara sempre da qualsiasi cosa si fa. Tipo, qui c'è un albero con delle uova,
appese, ecco, se mi avessi gonfiato quelle uova e avessi appeso queste uova su quell'albero per fare l'albero di Pasquale, perché esiste, e probabilmente avrei imparato qualcosa, ok? Cosa non lo so, ma non lo so perché appunto non l'ho ancora imparato. Tutto quello che fai ti insegna qualcosa, anche magari ti insegna qualcosa su te stesso, per cui va bene, cioè nel senso imparare qualcosa sì, ma che sia finalizzato, ma non perché nella vita tutto deve essere finalizzato al guadagno, al profitto, eccetera, eccetera, eccetera. Però, nel senso, se io faccio queste cose in questo modo, se io sviluppo questi tool per me e poi dopo cerco di arrotondarli in modo da renderli utili anche agli altri, è essenzialmente perché ho bisogno di arrotondare. Cioè, oggi ho visto su Twitter un tweet di uno, sì, lo chiamo Twitter, che diceva: ma se voi aveste in banca 1 milione di dollari, la cosa che costruireste sarebbero le stesse? E io risposto: probabilmente no, farei delle cose diverse o ancora meglio metterei insieme un team. No, probabilmente non farei più un cazzo, non lo so, però metterei insieme un team che mi sviluppasse le cose, in modo che io possa concentrarmi sull'idea, sull'algoritmo e qualcun altro sullo sviluppo vero e proprio, perché non è che avessi voglia prima di iniziare Disc Content di implementare da solo un sistema di gestione della concorrenza, quando c'è Apple che già lo fa da solo. Lo fa da sola. Il problema della gestione di Apple è che non è tanto performante. E uno potrebbe dire un sacco di cose. Quando dico che faccio delle app in Swift UI, la gente mi dice: sei scemo, in UIKit o in AppKit andresti 10 volte più veloce. È vero, è vero. Solo che a un certo punto mi sono anche detto, anche sti cazzi della velocità da quel punto di vista. E allora ho detto: "Oh, potresti usare Swift AppKit e poi sviluppare in altro modo." Probabilmente sì, però no. Però, cioè, nel senso, comunque deve essere nel caos che è questo sviluppo. Lo sviluppo deve essere una cosa piacevole. Ecco, mi sarei evitato volentieri questa cosa qua della programmazione concorrente fatta in questo modo. C'è da dire che negli ultimi tempi le intelligenze artificiali che ti sgrassano un po' le cose aiuta. Il problema è che ti sgrassano delle cose quando ci sono delle cose relativamente banali, cose che puoi trovare anche tu andando un pochettino a cercare nell'internet, perché non appena gli chiedi qualcosa di difficile, zac, col cazzo non solo non trovano solo la soluzione, ma ti dicono sempre sì, si fa così e poi è una minchiata totale. E poi è una minchiata totale. Io regolarmente ogni 6 mesi chiedo all'intelligenza artificiale: ma se io dovessi trovare i beat della musica, perché è una cosa che mi serve sempre, come potrei fare? E regolarmente si inventano una call di un framework enorme che si occupa di gestire l'audio e si inventano proprio l'API. Cioè, proprio quella funzione non esiste. Non esiste proprio, se le inventano di sana pianta e te lo dicono: guarda, si fa così, è anche facile, ecco, vedi, 18 linee di codice, lo copio e incollo. Poi dici: ma aspetta, sta roba esiste? Perché ormai conosco i miei polli e non esiste. E non esiste. Per cui, cioè, nel senso, sì, le intelligenze artificiali, però va bene, ma proprio fanno il minimo indispensabile. Poi tanto chi se ne frega, perché tanto adesso il momento è quello delle immagini dello studio Ghibli, che quando ascolterete questa puntata fra 3 settimane, probabilmente l'hype sarà già abbassato, però, cioè, finché riusciamo a fare queste butade, va bene. Loro cosa hanno fatto? Hanno preso un modello di Stable Diffusion in qualche modo, sì, perché è tutto basato su Stable Diffusion, l'hanno riempito a pacchi di tutti i fotogramma, di tutti i film dello studio Ghibli, a questo punto l'hanno fatto bene, 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 bene. Sì, funziona con altre cose, è un modello bellissimo, funziona bene. Non ho ancora provato seriamente, lo proverò appena possibile. È uscito ieri per me, per cui capiate, non è che ho avuto tanto. E ieri ero in vacanza, ma in vacanza così, in vacanza per modo di dire, perché poi ieri a parte il fatto che ieri stavo male per la schiena, che era proprio sdrenata, ho fatto su e giù, su e giù, su e giù, su e giù, ma non il su e giù, su e giù, su e giù divertente, su e giù, su e giù, su e giù, quello non divertente. E allora sono qui, che oggi il mio scopo di oggi è installare tutte le cose base sul nuovo Mac Mini M2 che abbiamo preso per l'ufficio a 400 euro praticamente regalato e provare a fare andare delle cose, vedere cosa succede. E pian pianino ehm, rispondere a tutte le email di tutti quelli che mi chiedono cose e, e cercare di capire come affrontare gli americani, perché a questo punto io, una volta che chiudo l'ultimo bug, che ancora ogni tanto si verifica e non so perché ho scansionato 15 terabyte 20 terabyte di dischi
senza arrivare a trovare il bandolo della matassa. Magari a questo punto, oggi che finisco la scansione di tutti i dischi, ricomincio da capo, tanto che ce ne frega a noi. E poi cercherò di capire cosa vogliono fare gli americani, del tipo cioè nel senso o è così, non ho più voglia di modificare l'interfaccia. Sarebbe bello nei miei sogni più folli che questa roba qua diventasse un successo ciò nonostante, ma mi è andata bene con Bitmark e mi è andata bene con Transcriber. Tutte app che hanno il blu nell'icona. Questa c'ha il ciano, per cui è meno potente. Dai, scusatemi se vi ho tediato per 11 minuti, cioè 11 minuti e 43 secondi io, voi probabilmente 10 minuti. Poi c'è le sigle, c'è poi la ChatGPT a valle. Va bene. Come sempre vi ricordo che se vi è piaciuta sta roba, anche se non vi è piaciuta, qui dietro la mia mano dovrebbe apparire insomma, il bollino di iscrivervi, mettere like, fare commenti, commentate, scrivete delle cose cattive, scrivete raccuglia, vaffanculo, sei un fallito, vedete, fatelo e sono contento. Oppure andate sul gruppo Telegram, se mi state ascoltando in audio, telegram.me/technopillsriot e dite raccuglia sei un fallito. Va benissimo, va benissimissimo. Ecco, sapete che figata interessante tra avere una sorta di sistema che triggeri con qualche frase dicendo iscrivetevi al canale e quando trova iscrivetevi al canale automaticamente ti mette un marker, qui ci deve stare il geniale sta roba, geniale! Eh, nell'idea di fare text-based video editing, sta roba qui è una delle cose che devo aggiungere. Grazie di avermi ascoltato o grazie anche solo di aver scaricato sta roba qui sperando di aver incrementato di 1/1000 il revenue di Runtime con la pubblicità. Non ci crede nessuno, ma va bene così. Che altro aggiungere? Vi auguro una buona giornata, un buon ascolto, una buona visione di quel che verrà. Ciao una. Lo so, è stata una puntata di merda, ma è così. Ogni tanto c'ho anch'io la merda e potete anche non ascoltarla, è interessante che lo dica alla fine. Però, cioè, nel senso, io devo essere sincero, sta roba qui che faccio, guardando nello specchio riflesso senza ritorno dell'iPhone, trovo che sia una roba terapeutica. È terapeutica per me, cioè nel senso comunque è come il pensatoio di Harry Potter, è come in Uno di Noi, cioè nel senso prendere delle cose brutte che hai dentro e depositarle da qualche altra parte. E non è che le depositi tutte, c'è soltanto una piccola parte del deposito, però che sarebbe casino. Ecco, anche fare una scansione nel senso che riconosce i movimenti della mano, tipo che quando c'è così, praticamente riconosce il simbolo delle cornazze e ci aggiunge il coso. Bello. Capite quante robe possono essere fatte con l'intelligenza artificiale anche con degli strumenti basici, classificatori basici, senza star lì a pensare ai Transformers. Transformers! Ogni volta che dico Transformers dico sta roba qui che è tristissima, lo so. Perché il problema di essere anziani è che dici sempre le stesse cose. Dopo un po' dici sempre le stesse cose. Andiamo? Sì, lo so che avete il diritto di passare, ma anche io. E andiamo. Dai, lo so, sto allungando il brodo. Basta, dai, ciao.